Bene, benvenuti a tutte e a tutti. Siamo qui come di consueto, ogni tanto ci facciamo vedere il venerdì. Prosegue la nostra tradizione di Community Ilias e OC Group dei nostri talk sull'e-learning. Siamo arrivati alla stagione 3, quasi come le serie televisive, quelle serie. Vedremo di fare come Grey's Anatomy. Dai, E dai, è un bel augurio. sarebbe un bell'augurio. Sono molto contento di avere qui innanzitutto Nicola Mastrorilli, grazie per aver accettato il nostro invito, Grazie a voi. e Ilario Truppa di OC, ciao Ilario, Pareggio. per diciamo fare un po' di punto della situazione su quelle che sono state le due fra le fiere più importanti in Europa sul nostro business, sulla nostra anche passione, che è quella dell'e-learning, della produzione dei contenuti, che sono state e-learning technology a Londra e LearnTech a Karlsruhe, dove fra l'altro Ilario ha presentato un paper con un'importante azienda italiana e speriamo che ci racconti un pochino di che cosa si tratta. Certo. Vabbè, io ho alcuni temi sul tavolo, ve li butto lì, così poi mi dite un po' qual è il vostro pensiero da freschissimi visitatori delle fiere, così anche i nostri ascoltatori italiani saranno soprattutto molto aggiornati. For our English listeners, don't worry, as usual, we will put the subtitle in a couple of days, so you will have the English version very soon. Ok, la prima domanda che vi volevo fare, o il primo stimolo che vi volevo dare, era sul metaverso, sull'uso dei digital twin. Chi mi conosce sa che io non sono un grande fan dei digital twin e dell'immersività a tutti i costi, ma banalmente perché per me è più importante avere tanti contenuti che descrivano il know-how di un'azienda piuttosto che pochi e costosi, come inevitabilmente accade se si usa l'immersività. Avete visto qualche novità che confuti completamente questo mio vetusto pensiero? Qual è secondo voi la situazione metaverso e produzione di contenuti immersivi? Nicola. Va bene. Allora, intanto ringrazio di nuovo Roberto e Ilario. Ilario, siamo stati a Londra assieme, per cui abbiamo condiviso proprio anche davanti a una birra, lo posso dire, alcune prime Impressioni. considerazioni. Rispetto a quello che ha chiesto adesso Roberto, devo dire che nel frattempo, questa settimana, diciamo, Apple ha calato un macigno ulteriore su questo tema, nel senso che ha presentato il suo headset, che poi non l'ha chiamato headset, l'ha chiamato computer visuale, un qualcosa del genere. Insomma, ha cercato di giocare un po' con le parole. Però, allora, c'erano alcuni stand a Londra particolarmente impressionanti, ok? Dico impressionanti nel senso che destavano impressione, nel senso anche proprio c'era un grande afflusso perché comunque avevano delle soluzioni di varie tipologie di realtà immersiva, virtuale, aumentata, olografica addirittura, ed erano obiettivamente alcuni degli stand più significativi e che attiravano anche tante persone. Io sono un po' in linea con quello che sostenevi te. Il mio approccio è abbastanza come dire, non sospettoso, però cauto rispetto a questo genere di proposta. L'industria, diciamo che sta iniziando a proporre soluzioni sempre più facili anche da utilizzare, pacchetti chiave in mano. Rispetto a qualche anno fa ho visto più soluzioni costose, perché sono sempre soluzioni costose, che però cercavano di presentare la realtà virtuale
penso anche ai Learning Brothers, giusto per citare qualche nome, che magari ha delle soluzioni meno avveniristiche rispetto ad altri stand che ho visto, però più commercialmente approcciabili da parte delle aziende. Ecco, c'è un inizio di proposizione della realtà virtuale aumentata quasi come se fosse un semplice strumento di authoring, quasi come fare un corso SCORM. In realtà è un qualcosa molto più complesso, richiede anche un approccio di tipo diverso all'esperienza di apprendimento. Ho visto quindi movimento su quell'ambito lì. Personalmente, come tanti altri argomenti, ma ci arriveremo nella chiacchierata di oggi, secondo me è stato messo leggermente in ombra dalla parola del momento che è stata l'intelligenza artificiale. Quindi paradossalmente, se non ci fosse stato l'avvento che stiamo vivendo tutti dappertutto della realtà dell'intelligenza artificiale, probabilmente sarebbe stato forse la fiera o il momento delle fiere per l'intelligenza, per la realtà virtuale. Quindi la mia sensazione è che l'industria è molto pronta su questo tema, sta cercando anche di fornire prodotti semplici da utilizzare, ma forse così, ha avuto un momento di difficoltà questo settore proprio perché c'è la preponderanza dell'intelligenza artificiale. Questa così è una mia sensazione a caldo, eh. Quindi la tua cautela comunque è sempre legata al costo della realizzazione dei contenuti. No, sì, no, vabbè, intanto sì, perché ci sono, come anche vedremo dopo per l'intelligenza artificiale, comunque la barriera del prezzo secondo me continua a essere importante. Io a volte penso magari a chiacchierate o a trattative che facciamo qua in Italia, a volte pensare di mettere sul piatto anche investimenti di quel tipo mi fa sorridere, nel senso che abbiamo ancora un po' di strada da percorrere, però in alcuni ambiti, penso anche all'addestramento di personale da remoto, anche personale tecnico che deve montare, fare. Questo secondo me ha una validità estremamente. La vedo meno potenziale, vedo nella realtà virtuale quando immagino proprio come sostituzione delle esperienze di apprendimento tout court. Quello lo vedo proprio, cioè pensare quando vedo la scuola ripensata con l'intelligenza, con la realtà virtuale, Mm. mi sembra un po' qualcosa di estremamente difficile. Discorso marketing. È un discorso di marketing anche, sì. Tu invece, Dario, hai visto qualcosa? Allora, dunque, sì, quindi innanzitutto chiaramente stiamo portando l'esperienza di due fiere un po' diverse, ma anche molto simili, perché alla fine gli argomenti del momento sono più o meno gli stessi. Sul metaverso, in realtà, recandomi a queste fiere, pensavo di non trovare un granché. In realtà, seppure è un argomento ormai a margine, perché esatto, viene data più importanza all'intelligenza artificiale, il metaverso in realtà alcune soluzioni interessanti ci sono e si inizia anche a capire di più a cosa può servire il metaverso. Per chi non lo sapesse, di chi ci sta ascoltando, il metaverso significa prendere un visore di realtà virtuale, indossarlo, entrare in un ambiente digitale connesso e con un avatar fondamentalmente fare delle azioni, spostarsi in degli ambienti. Quindi sicuramente c'è una questione di immersività, ma anche di collaborazione e interazione, spesso con persone da parti diverse del mondo. È un po' come fare delle videochiamate, però in realtà c'è tutta una dinamica ai movimenti che puoi fare, agli spostamenti degli oggetti. Ho visto un case study, per esempio, di un'azienda produttrice di mezzi su rotaia che faceva vedere dei training dove riuscivano a spostare chiaramente in questi ambienti virtuali per esempio le ruote piuttosto che le parti di trazione, che sono tutti oggetti estremamente grandi, estremamente ingombranti ed estremamente pesanti. Quindi chiaramente c'è anche una questione di sarebbe difficile fare del training su quelle, diciamo, con oggetti di così tanta grandezza e pesantezza, invece in un ambiente virtuale chiaramente questo è più semplice.
ma anche gli spostamenti tra ambienti, perché spostarsi nel metaverso significa un click e cambi scenario. Ti sposti da un capannone di un'azienda a un ufficio, a una sala riunioni, e chiaramente questo significa poter fare formazione anche in quei tipi di ambienti, quindi sicuramente c'è qualcosa di interessante, sicuramente bisogna tenerlo monitorato. Nonostante ciò, mi sembra che è un po' un argomento pionieristico, è un po' presto, anche per questioni di tecnologia serve una banda, una velocità di connessione estremamente veloce, perché significa relazionarsi agli altri, e chiaramente non si possono avere lag di alcun tipo. È un po' come giocare online fondamentalmente, quindi chiaramente tanti paesi, compresa l'Italia, in varie aree, non hanno quel tipo di tecnologia internet da poter utilizzare in modo, insomma, fare una buona esperienza nel metaverso. Quindi sì, il metaverso è un argomento interessante, però ecco, lo vedo ancora un attimo lontano. Beh, direi che siccome oggi mi sembra, Ilario, che ci parli da oltre Bari, no? Perché Bari è sempre stato un po' il limite del 5G. Direi che tu adesso sei in zona Brindisi, funziona bene, dai, il collegamento è buono. Sì, per questo livello, sì, per il metaverso, non lo so. No, mi viene una sola osservazione. Allora, quello che Ilario giustamente ha detto, però, è quello che si diceva già 15 anni fa. Cioè, quando facemmo, per esempio, i primi discorsi, io ricordo un'azienda importante di Udine, Danieli, che fa acciaierie, che ci parlammo, ma parlo proprio del 2007, cioè di 15 anni fa. Già si diceva, beh, l'acciaieria non ce l'abbiamo in prototipo, non abbiamo neanche, anche se avessimo il prototipo, non puoi collegare l'elettricità perché ti ci vogliono non so quanti kilowatt. Lo stesso discorso vale nel settore dell'offshore petrolifero. Quindi in quelle cose lì è chiaro vale ancora. Cioè, manca un po' un uso un po' più largo, cioè se ne fa un gran parlare, però a parte quel tipo di applicazione dove non puoi essere nella realtà, ancora si fa fatica. Passiamo un attimo all'altro argomento. Tra l'altro, qualche settimana fa c'è stata la week la settimana dell'intelligenza artificiale a Rimini, devo dire, è stata interessante. Parliamo quindi un attimo dell'applicazione dell'intelligenza artificiale che io finora ho visto nella generazione dei contenuti. Mi spaventa un po' di più in altri aspetti legati all'LMS. So che per esempio in Inghilterra è stato fatto decidere in parte a un algoritmo dove andare a collocare i nuovi studenti nelle scuole, e questo ha generato delle discriminazioni perché questo algoritmo metteva gli studenti di classi abbienti fra di loro e viceversa, quindi cose da non fare, dove uno, la prima cosa che viene in mente è fermiamoci subito e prendiamo decisioni umane. Cosa avete visto di interessante? Per esempio, noi conosciamo quell'applicazione francese che dal video ti crea un'unità, diciamo, SCORM H5P, bene, quindi fa un lavoro valido, e quindi ti dà un prelavorato di un video in formato e-learning in maniera rapida. Avete visto altre cose interessanti a riguardo di creazione dei contenuti o altro che faccia uso dell'intelligenza artificiale? Iniziamo sempre dall'Inghilterra con Nicola Mastrorilli. Va bene. Ok, allora sì, allora intanto sì, perché l'intelligenza artificiale a Londra, alla fiera di Londra, era ovunque, anche negli stand dove non c'era in realtà un prodotto, un servizio che avesse delle funzionalità, però ne parlavano anche lì, dicendoti che ci stavano lavorando, che sarebbe arrivata, eccetera. Quindi diciamo una base è la moda o il trend del marketing di un settore industriale come quello dell'e-learning che cerca comunque di cavalcare anche questa onda mediatica. Però ovviamente molti avevano portato soluzioni e prodotti
e funzionalità tutte basate sull'intelligenza artificiale. Parlavi dell'LMS, in realtà ho visto tanti LMS e tanti LXP che integravano nella costruzione, tanti, un buon numero di LMS e LXP che integravano l'uso dell'intelligenza artificiale per costruire i percorsi. Tu dicevi assegnare le classi, qua costruivano proprio percorsi sulla base di alcune prime scelte magari da parte dell'utente o di caratteristiche dell'utente e gli andavano a costruire intorno un percorso, un programma. Quindi ho visto alcune funzionalità che erano rivolte agli amministratori della formazione, quindi chi deve costruire, quindi non solo ti costruisco un corso diciamo in maniera automatica. Mi viene in mente Beyond che ha presentato anche in beta, perché ancora non è stata rilasciata, verrà rilasciata presto, la versione che si chiama Beyond Go, che è sostanzialmente scrivo un prompt di un corso dicendogli anche quanti minuti deve avere e lui ti costruisce usando gli asset all'interno del programma, ti costruisce un intero video. Poi tu hai su questa traccia di 3 minuti con tutte le scene già fatte, vai a editare, sistemare con tutto ti fa anche lo script. Questa è la cosa per virgolette inquietante, nel senso che non è che tu solo gli dici semplicemente una frase, costruiscimi un video di 3 minuti con 3 persone, magari anche se hai caricato già fatto le nostre foto, potrebbe essere che hai già fatto dei nostri personaggini simili, degli avatar, e ti fa il video di 3 minuti, dicendoti anche, magari se gli dai un argomento, parla dell'e-learning e lui ti crea questo piccolo video. È impressionante questo, come anche sono impressionanti Synthesia, mi ricordo, uno degli stand, anche quello più visitato, almeno da quello che vedevo io, dove attraverso degli avatar, rapidamente, degli avatar che hanno un realismo quasi da ingannare l'occhio umano, ti costruisci un video di una persona che parla con un testo che dici di te e con delle slide, con una facilità di utilizzo, devo dire, disarmante. Ok? In quel caso poi magari cambieranno, la barriera del prezzo anche in quel caso è notevolissima. Io adesso sto aspettando di vedere ad esempio Beyond che tipo di pricing farà, perché sono Quello lo volevamo proprio sperimentare, ricordo che sì, sta, perché usiamo già sì, anche io, bisogna capire anche questa cosa. Le aziende che stanno investendo adesso in intelligenza artificiale, te lo daranno, tra virgolette, più o meno compresa nel prezzo o ti aggiungeranno una fee? Penso che ti aggiungeranno una fee abbastanza salata, perché comunque alcuni prodotti che sono invece solo intelligenza artificiale costano tantissimo. Quindi in questo momento ancora vedo, cioè bisogna essere proprio molto grandi adesso per portare interamente il processo di produzione e gestione così, delegarlo tutto all'intelligenza artificiale. E tralascio quelle giuste riflessioni etiche che facevi prima, che sono ovviamente alla base di tutto l'approccio. Guarda, pur parlé, personalmente, io dopo la settimana di Rimini, non voglio dire ho cambiato idea, però ho aggiunto degli elementi a quello, cioè avendo ancora, nonostante l'età, una certa flessibilità mentale. Non lo so, giudicate voi. Ilario può giudicare perché mi vede spesso, quindi Posso aggiungere solo una chiosa che mi ha colpito molto, proprio per collegare i puntini, come diceva Steve Jobs tanti anni fa. Quando ho visto l'evento di questa settimana della Apple che presentava Vision Pro, a parte la magnificenza dell'evento stesso, perfetto, incredibile. E mi ha colpito una cosa, e l'ho percepita io un po' perché sono attento al modo di presentare, dove nulla è dato per scontato. Ma sapete che in quasi 90 minuti di presentazione la Apple non ha mai usato le parole intelligenza artificiale? Mai una volta. Ha usato 2 o 3 volte machine learning, ha usato calcolo computazionale,
loro usano l'intelligenza artificiale e la usano anche in maniera forte, ma non l'hanno mai citata. Ho poi letto, perché non me ne sono accorto solo io, ovviamente, ho poi letto un articolo che diceva che probabilmente hanno delle, come dire, dei dati concreti per dire che probabilmente c'è ancora una forte diffidenza del Certo. consumatore rispetto a un prodotto che è solo che usa in maniera massiva l'intelligenza artificiale. Ti raccontavo prima della settimana I che volevo aggiungere è che comunque cambia molto il risultato in funzione dei dati di partenza che uno inserisce. Cioè, Certo. ho visto, diciamo, illustrazioni create da persone che non hanno un'esperienza artistica, e voto da 0 a 10, 4, 3,5, mentre persone che hanno un background artistico, che hanno alimentato l'intelligenza artificiale in maniera ovviamente diversa, veramente dei risultati da 8. Per cui ancora, non lo so, forse si ricreerà un po' quello che è successo nella musica, nel senso che se uno cerca una complessità da un certo livello in su, il contributo umano è fondamentale della creatività. È ovvio che c'è una marea di prodotti semplici che accontentano, diciamo, una platea più vasta. Quindi, cioè, probabilmente ci sarà fino a un certo livello che ci se ne accorge poco, però a un livello superiore di consapevolezza l'intelligenza artificiale farà più fatica a sedurre. Bisogna vedere quante persone hanno quel livello di consapevolezza, perché ultimamente negli ultimi 20 anni il livello culturale e quindi di consapevolezza è sceso, non è aumentato. Quindi, insomma, ci auguriamo che ci sia un processo di, diciamo, innalzamento del livello medio, grazie magari anche a queste tecnologie, una facilità di creazione del contenuto, però insomma la qualità si ottiene da entrambe le cose, un po' come l'esempio che dicevi prima dell'edit semplice, no? Forse lo dicevamo prima di entrare in diretta, però editare video in maniera semplice sì, ma se non ne hai le idee a monte fai la persona che parla sullo sfondo spaziale, cioè e finisce lì. Quindi attenzione, chiaramente anche il risultato magari in tempi più rapidi, però dipende dalla qualità di chi elabora. Ilario, tu in Germania hai visto qualcosa di diverso oppure... Allora, parto dalla tua riflessione sul dire che se devi costruire dei contenuti in modo creativo, hai bisogno di una persona creativa che dia i comandi. Mi spiego meglio. Queste AI chiaramente partono da un prompt, quindi facciamo una richiesta al software e il software poi genera qualcosa. Ma è chiaro che deve essere già una creatività di partenza anche nell'inserimento dei dettagli del testo, perché chiaramente più il testo è preciso, più è pieno e ricco di sfumature, queste poi permettono all'AI di creare. E quindi già quello è un discriminante, cioè non è che l'AI funzionerà in egual modo per tutti. Gente più creativa otterrà risultati migliori, questo è inevitabile. Ho trovato di interessante alle fiere sia l'AI utilizzata per i contenuti, come abbiamo detto fino adesso, ma anche negli LMS nel senso che si sta cercando di integrarla in vari modi. Quindi chi inserisce per esempio un chatbot dentro, insomma, una chat con l'AI in piattaforma e con loro mi hanno detto, guarda, prima la I leggeva dati da internet, adesso abbiamo deciso che invece dà risposte soltanto apprendendo da ciò che c'è in piattaforma. Questo è interessante perché la I chiaramente se apprende dal web si porta dietro anche tutte le storture della nostra società. E questo poi viene portato anche, per esempio, forme di razzismo, piuttosto che, insomma, tutto ciò che di pessimo c'è nella società viene portato anche in apprendimento di questo software. Quindi in realtà l'hanno chiuso utilizzando soltanto i dati in piattaforma e quindi migliorando l'output delle risposte che vengono date agli utenti.
C'è anche legata alle competenze, quindi nel suggerire percorsi formativi, sia lato utente, cioè io mi formo su certi argomenti e lei mi suggerisce degli argomenti, insomma, in qualche modo affini, per gli obiettivi che voglio raggiungere, ma anche lato autori. Quindi un autore costruisce un nuovo contenuto in piattaforma e gli viene consigliato dall'AI quali utenti potrebbero aver bisogno di quel particolare contenuto. Quindi questo è un po' negli LMS cosa sta accadendo. Infine, è molto interessante la I, e non l'avevo mai vista prima d'ora in questi termini, legate alle risorse umane. Cioè, formiamo le persone su, le soft skills e poi con la I possiamo, o in forma di chat o in forma di video con degli avatar, permettere alle persone formate di fare pratica quindi con la I. Perché questo? Perché l'AI permette anche di creare delle persone, insomma dei tipi di persone. E quindi, per esempio, il ragazzo giovane, che ne so, neolaureato, piuttosto che un imprenditore, piuttosto che diciamo diverse tipologie di persone che quindi reagiscono in modo diverso e quindi mi posso interfacciare e migliorare, per esempio, la comunicazione, la vendita. È stato interessante un software, insomma, un sistema di AI per imparare a vendere un'auto e quindi chiaramente con l'AI potevo scegliere insomma le tipologie diverse di persone e mettere in pratica ciò che ho imparato in forma teorica, rapportandomi alle persone, cercando di chiudere la vendita in meno tempo possibile, al prezzo più alto possibile. Questo chiaramente è un esercizio che è difficilmente replicabile con gli umani, nel senso, è ovvio che sarebbe meglio, però pensate alle aziende anche molto grosse, sarebbe difficile avere per ogni persona che impara una persona che ascolta con cui esercitarsi. Quindi con lei chiaramente possiamo scalare. Quindi questo è stato, secondo me, sono state le No, due o tre cose possiamo più dire, interessanti. guarda, hai fatto un esempio calzante perché io ricordo che la primissima azienda in Italia dove abbiamo incontrato un sistema delle competenze già esistente e da implementare è stato Ferrari, Ferrari Auto, non Ferrari Prosecco. Perché chiaramente il venditore deve avere una certa somma di competenze anche su quello che non è catalogo, sulla cultura, sulla storia del marchio. Quindi se punti in alto, diciamo che l'organizzazione del sistema delle competenze è fondamentale e se hai degli strumenti che ti aiutano, chiaramente è un bene. A proposito di, cambiando un attimo argomento, di eh, appunto le metriche di misurazione dei progressi didattici, volevo chiedere a Nicola, che è uno dei massimi esperti italiani di XAPI, oh, scusa Nicola, XAPI, o posso dire XAPI? Sì. Basta parlarne, La perché parola. purché se ne parli, come si dice. Basta la parola. Ecco, volevo chiederti se hai trovato sensibilità, vabbè, sul mercato italiano, che è il nostro esempio, ma anche una spinta verso gli ecosistemi LMS, Learning Record Store, cioè dove hai diversi elementi, che ne so, la tua applicazione di realtà virtuale, le tue app online, e tutte afferiscono a un LRS in cui Sì, memorizzi i tuoi dati, perché più hai dati a disposizione, magari che non nascono da un semplice voto numerico, oppure passato o non passato, ma hai dei dati più strutturati come con l'XAPI, e chiaramente hai anche più chance di ben programmare un eventuale sì. tool, immagino. Allora, come sapete, quando qualsiasi cosa faccio ho in mente nel retrocranio Xapi. Quindi ovviamente la mia lettura, la mia visita della Fiera di Londra era fortemente filtrata anche da questa mia passione, da questo mio interesse professionale ovviamente, ma anche un po' di passione c'è. Devo dire che come tutto il resto, l'attenzione non era ovviamente su Xapi. Ho visto complessivamente un forte interesse su questo standard. Non ho visto grossissime differenze in termini di prodotti, nel senso che forse negli ultimi anni c'è stato forse un assestamento del mercato
XAPI, nel senso che i player che adesso propongono gli LRS si sono stabilizzati, sono diventati tutti un po' più grossi, e sono purtroppo venuti meno un po' di piccoli, ma è una cosa naturale di tutte le industrie. Devo dire che probabilmente la crisi ha colpito un po' i budget complessivi in tutto il mondo, tant'è che diciamo che alcuni player americani molto forti e interessanti, abili e che normalmente venivano a Londra, quest'anno non c'erano, ok? Quindi io penso in particolare a 2 o 3 aziende americane che lavorano su XAPI e che di solito vengono a Londra, che li conosco per motivi di budget, hanno dovuto un po' cioè spostare le attività con prevalenza negli Stati Uniti. Questo però non toglie due cose che ho percepito parlando sia con addetti ai lavori XAPI che con in generale colleghi del mondo e-learning. Allora, questa spinta che c'è, ci sono due spinte che fanno sì che sia molto fiducioso su una progressione di XAPI molto forte e molto veloce. La prima è la spinta al cambiamento degli assetti organizzativi o del modo di lavorare, quell'hybrid work di cui tanto si parla, che magari da noi in Italia sta già come dire, un po' perdendo terreno, ma in realtà in tutto il mondo si va verso un lavoro veramente ibrido. Questo significa che a questo punto devo cercare di trattenere di più le persone, raccogliere più informazioni delle interazioni che avvengono tra le varie persone dell'organizzazione, e in questo senso XAPI mi consente di mettere insieme i dati che provengono da più sistemi, da applicativi ad esempio di web meeting, da applicativi diversi. Quindi questa è la prima cosa che, tra l'altro, giusto per ricollegarmi a Londra, io ho visto tantissime funzionalità che sostanzialmente portano l'LMS o il contenuto formativo anche fuori dalla piattaforma stessa e lo inseriscono ad esempio nel browser. Quindi mi ha colpito in particolare una soluzione che se tu sei iscritto a un corso, facciamo un esempio, sulle tecniche di vendita delle automobili, nel momento in cui stai navigando su internet e fai una ricerca relativa a gestire le obiezioni, nel browser stesso ti compaiono i corsi o i moduli formativi della tua piattaforma, ma dentro il browser pronti all'uso, come se intercettando quella che è la tua ricerca su internet ti propone, quindi portare il contenuto di apprendimento sempre di più là dove avviene, a prescindere dal fatto che tu sia in azienda, fuori azienda e quant'altro. Quindi questo sì. La seconda cosa è l'intelligenza artificiale, anche quella che in qualche modo processa le immagini, che è la parte generativa visuale, eccetera, eccetera. Però in realtà parte sempre da una base testuale. Il prompt è testuale, che lo faccia a voce, che lo faccia scrivendo, è un prompt testuale. Ecco, Experience API è uno standard semantico, ha una struttura semantica. Questo mi consola, mi conforta e mi dice che è veramente lo standard adatto per andare a gestire, trattare, registrare, comprendere meglio tutto quello che avviene con l'intelligenza artificiale. Quindi da questo punto di vista, quando si arriverà al momento di dover raccogliere tutte queste informazioni e di poterle analizzare, comprendere, eccetera, eccetera, SAPI è già adesso lo strumento giusto. Quindi sì, ecosistemi che abbiano magari alla base una compresenza di SCORM, di XAPI, per andare a dare una fotografia il più possibile completa. Di un essere pronti, diciamo così. È un po' come quando anni fa, ormai lo possiamo dire, le aziende hanno iniziato i percorsi di Industria 4.0, dotavano gli impianti di sensori che raccoglievano un sacco di dati, poi i dati per molto tempo non sono stati utilizzati, nel senso, intanto li metto da parte, poi col tempo
creo, diciamo, Sì. gli strumenti per elaborare i dati. Quindi, per esempio, ci è capitato anche l'esatto contrario, cioè aziende che hanno avuto dei corsi frequentati veramente da migliaia di persone e avevano deciso di farli in sola consultazione e a posteriori, ai non ho dati. Mm. Ecco, cerchiamo di evitare questo errore, no? Cioè, la fase di strutturazione iniziale dove decido che cosa raccogliere è fondamentale, magari senza eccedere, però fare cose di sola consultazione direi che oggi è proprio un boomerang notevole. Ilario, hai visto qualcosa di Made in Germany? Per esempio, lì il settore dell'automotive è molto, molto sviluppato. No, no, è chiaro che stanno sperimentando tantissimo, cioè di sistemi che fanno analisi di dati, ce ne sono tanti, anche e soprattutto nel settore e-learning, perché si vuole anche cercare di non dare per scontato chiaramente che serva, ma anche capire quant'è il ritorno di investimento e quindi le aziende vogliono saperlo adesso, non basta farlo e quindi bisogna tracciare i dati, bisogna tracciarne tanti, saperli catalogare e dargli un significato che non è banale. Quindi in realtà sì, ce n'erano di diversi, non solo nell'automotive, devo dire, di aziende che si stanno proponendo con queste soluzioni software, ecco. Assolutamente sì. Ok. Allora, di solito le nostre chiacchierate durano mezz'ora, qui l'abbiamo già abbondantemente superata, ma volevo continuare un attimo sperando che i nostri ascoltatori, vedo che ce ne sono, speriamo non ci abbandonino. Ah, Ehm, una cosa interessante nell'esaminare, diciamo, quelle che sono le varie modalità formative, ehm, che insomma ci vuole molta creatività nel tradurre in un qualcosa che faccia uso delle tecnologie le formazioni più di collaborazione fra le persone. Quindi, che ne so, l'action learning, faccio un gruppo di persone che mi risolve un problema e devo andarlo a memorizzare in qualche modo, a farne un contenuto. E questo mi ha sempre incuriosito, nel senso, finora è sempre stata la creatività mia o dei nostri team che ha tradotto in un qualcosa di tecnologico la collaborazione. Non c'erano molti tool. Avete visto qualcosa, diciamo, che vada in questa direzione, magari in maniera anche, come si dice, agile, no? Nel senso di tool non eccessivamente complicati che favoriscano le forme di apprendimento, diciamo, snelle, ma al tempo stesso che iniziano a includere una simulazione, non lo so, delle forme di collaborazione, perché se no in Italia è ancora molto così, cioè che cos'è l'e-learning? È simulare un'aula dentro una piattaforma, fare dei video e spiattellarli dentro un LMS. In realtà, pensando in maniera creativa, ogni volta che affronto un corso dovrei cercare di trovare la maniera migliore di tradurlo e questo deve comprendere la collaborazione fra le persone. Non so se mi sono spiegato, ma avete sì. visto qualcosa di interessante in questo senso? Allora, io ho visto qualcosa di interessante sparso, nel senso, rispetto a quello che anche vi dicevo prima, quando prima ho fatto l'esempio di navigo nel browser, facendo una ricerca di un argomento e mi ritrovo il contenuto dentro il browser. Però ho visto anche altri strumenti. Ecco, penso che la chiave di quello che stavi, diciamo, dicendo è, visto che stiamo andando verso una, diciamo, pervasività del momento di apprendimento in tutti gli aspetti, in tutti i momenti, in tutti i contesti della nostra vita professionale, quindi non sto imparando solo quando faccio il corso e-learning, ma sto imparando, questo lo sapevamo già, non è che ci dovevano dire questa cosa qua, però sta diventando sempre più vero e sempre più consapevole questo. Ecco, ho visto molti prodotti
che non sono veri prodotti, ma sono una sorta di plugin. Ecco, penso che andremo verso un mondo in cui non ci sarà solo come si dice, il costruttore di contenuti. Adesso non mi viene la parola Autore. giusta. Ecco, no, il programma, ecco, non ci sarà solo il classico authoring tool, tutto incluso, dove trovi tutto. Probabilmente ci saranno anche queste soluzioni, ma ci saranno sempre più piccoli strumenti, ma anche un po' più agili, come diceva Roberto, che magari si inseriscono all'interno di un contesto di uso che a te interessa e lo inserisci dentro e a quel punto magicamente lo trasformi e lo potenzi da un punto di vista dell'apprendimento. Mi viene in mente, c'era un prodotto che sostanzialmente era un plugin che tu inserivi dentro Zoom e che ti trasformava Zoom o Teams, adesso non mi ricordo, o entrambi. Comunque, una classica piattaforma di web meeting o di webinar, chiamiamolo come volete, però dove tu aggiungevi questo plugin e diventava lo Zoom con gli steroidi per la formazione. Quindi tutta una serie di funzionalità, comandi che servono a uno che sta facendo facilitazione online. Lo trovo geniale, come trovo geniale l'idea, visto che l'apprendimento, la formazione avviene ovunque, che io non debba essere costretto per forza di cose a passare dalla piattaforma, ma posso utilizzare lo strumento di volta in volta più adatto, quello che mi serve di più in quel momento, senza neanche una grossa, diciamo, quasi in maniera trasparente per me. In realtà c'è un plugin che prende dentro tutte queste cose. Lo vedo anche al di là della fiere a cui abbiamo partecipato, in realtà lo vedo nel settore sempre più collegamenti tramite API, quelle anche solo API, non senza la X. Vedo sempre di più questo interscambio, questo collegare, trasferire, passare, perché obiettivamente viviamo un mondo dove, come dire, continuamente interagiamo con applicativi, strumenti, soluzioni, quindi assolutamente sì, si va in quella direzione. Ecco. Interessante, questo diciamo, la direzione del plugin ci dice che l'ecosistema aiuta, perché tu dopo non sei legato a un unico strumentone, no? A un LMS che se chiedi lo spillo ti presentano un preventivo a 5 zeri e spinge anche l'open source, no? Facciamo un po' di pubblicità a quello che siamo noi, nel senso che chiaramente avere un open source aiuta perché puoi fare dei plugin che si attaccano più facilmente al codice. Ma qui Ilario è un vero esperto, quindi vuoi aggiungere qualcosa, Ilario? Assolutamente sì. Allora, dunque, è il momento, forse non è solo il momento adesso, lo è da un po', delle integrazioni. C'è sempre più consapevolezza con la tecnologia che a vista d'occhio sforna soluzioni nuove, di avere dei sistemi integrati, quindi non avere il tuo software che fa le mille cose, anche perché c'è un limite proprio di mantenimento anche del software, quindi della programmazione su un singolo software, ma invece aprirsi ad avere una situazione distribuita, che significa avere un tuo strumento principale e poi tante integrazioni con tanti altri sistemi. È chiaro che scegliere una piattaforma e-learning open source ha un vantaggio enorme perché ti consente di modificarla come credi e quindi sia fare modifiche al software secondo le necessità che hai, ma anche di integrarla con software che man mano nascono. Altrimenti ti tocca fare una scelta di LMS proprietario, ma ti accorgi subito, e questo è palese ed evidente, che se scegli un certo LMS magari hai delle cose in più, ma ne devi tralasciare altre perché non ce le ha, e così con altri. Insomma, devi fare delle scelte che probabilmente riusciranno a sposarsi con le necessità odierne, ma non è detto che lo facciano con quelle di domani. Quindi sicuramente la scelta dell'open source è estremamente valida ancora oggi e più che mai. Poi come collaborazione ho visto che
sta diventando normale per i software di authoring avere una sezione di collaborazione dove è possibile invitare altre persone a collaborare, poi dipende dal business plan, insomma dal pricing che hanno, dai plan che ha il singolo software, da come insomma vogliono monetizzare, però ti consente di aggiungere altri autori e lavorare insieme. Quindi questo sicuramente è una cosa che si sta vedendo un po' ovunque. E anche nei software di authoring poter lanciare spesso delle chiamate. Molti software li stanno integrando con il Zoom di turno o come il Teams di turno, come diceva Nicola. Quindi sì, ci sono degli elementi di collaborazione interessanti, sempre più smart, quindi non mi devo mettere d'accordo con te con un messaggino, poi mandarti il link, eccetera, ma dal tool di authoring un click e avvia una call con qualcuno, insomma, inizia a collaborare insieme. Quindi questo sì. Ottimo, a sto punto vi ringrazio veramente perché siamo a 45 minuti netti. È stata però veramente una carrellata super interessante. Io confido che a parte i partecipanti live avrà un grande successo online, quindi vi invito chiaramente sul nostro canale YouTube e sulla pagina del sito eLearning Talk. Se digitate eLearning Talk, tutto attaccato viene fuori subito. Vi ricordo che la settimana prossima saremo al We Make Future a Rimini, quindi per chi vuole fare due chiacchiere ci trova lì allo stand collettivo di CNA, perché non essendo una fiera dell'e-learning chiaramente abbiamo una presenza insieme ad altri, ma sicuramente è un'occasione per chi vuole fare due chiacchiere. E il prossimo appuntamento del nostro e-learning talk sarà a fine giugno, credo il 30 esattamente, comunque poi trovate le notizie online e sui social, e dovremmo avere qualcuno del comitato del programma della Call for Papers che si è appena conclusa per la Ilias Conference di quest'anno di Colonia. I temi sono molto interessanti perché oltre allo sviluppo della piattaforma ci sono le idee creative per applicare l'e-learning alla transizione verde e il forward thinking, cioè il pensare e disegnare contenuti in modo orientato al futuro. Ilias Conference ci partecipano una trentina di università europee, quelle dove l'e-learning si fa seriamente da 20 anni, e quindi sarà sicuramente super interessante avere qualcuno del comitato e poi chiaramente ci sentiremo da Colonia al momento della conferenza. Io ringrazio veramente Ilario, saluta il Salento, ti invidiamo tutti. Grazie. E Nicola, che sei in Veneto tu o in Lombardia? No, in Veneto, sono vicino a Venezia, di solito tutti mi invidiano perché sono vicino a una città meravigliosa, però sicuramente il Salento in questo momento mi darebbe delle vibrazioni diverse, ecco, Interessante, sì. Grazie a tutti, un augurio di un buon fine settimana da noi di eLearning Talk e a presto. Ciao a tutti. Ciao.